Ciao a tutti ed ecco finalmente la ricetta della crostata a strati, morbidissima, con doppia marmellata, doppio gusto, doppia bontà. Bella da vedere, con tutti i cuoricini e le mandorle sopra, è buona da mangiare, soprattutto a colazione per iniziare al meglio la giornata. Guardate quanto è morbida e che spettacolo l'interno, ma non vi ho detto tutto. L'impasto, cioè la frolla di questa crostata, è quella che faceva sempre mia nonna, tipica sarda delle ciambelline sarde appunto. Pensate un po' ancora più buona. E ora vediamo subito come si prepara. All'interno di una ciotola versiamo 150 g di zucchero, un uovo intero e 3 tuorli. Dovranno essere tutte uova grandi. E ora grattugiamo un limone biologico. Mescoliamo per almeno 3 minuti con una frusta a mano. Nonna lo faceva con una forchetta. Ora aggiungiamo 450 g di farina 00, una bustina di lievito per dolci vanigliato e setacciata e mescoliamo così superficialmente per miscelare bene farina con lievito. Uniamo anche 150 g di strutto morbido, quindi tenuto a temperatura ambiente, e iniziamo ad impastare con le mani, prima all'interno della ciotola e successivamente sul piano di lavoro. È un tipo di frolla che non necessita del riposo nel frigo ed è subito pronta per essere utilizzata, morbida morbida. Ora prendiamo un foglio di carta da forno, lo infariniamo leggermente, infariniamo sia il mattarello che la frolla e quest'ultima la divideremo in due parti, una leggermente più grande dell'altra perché ci occorrerà anche per i bordi dello stampo. Stendiamo la frolla più grande così come mostrato in video e dovrà avere le dimensioni dello stampo da crostata che utilizzeremo. Io ne utilizzo uno di 26 cm di diametro, per cui la frolla dovrà essere poco più grande visto che dovrà coprire anche i bordi. Con grande delicatezza ma con grande decisione solleviamo la carta da forno con il disco di frolla e la ribaltiamo sullo stampo leggermente unto e infarinato. Ecco qui, un colpo di polso come si suol dire e il gioco è fatto. Rimuoviamo la carta da forno che ci occorrerà per dopo e sistemiamo i bordi per renderli uniformi. Aiutiamoci anche con il mattarello. I ritagli avanzati li mettiamo da una parte e dopo li lavoriamo e stendiamo nuovamente. Farciamo con circa 250-300 g di marmellata di lamponi senza zuccheri aggiunti o comunque scegliete voi il gusto che più vi piace e la spalmiamo bene. Potreste anche decidere di utilizzare Nutella in uno strato e crema nell'altro. Che meraviglia! Ecco, l'altro disco di frolla steso, regoliamo i bordi che dovranno essere precisi per stare bene sopra la frolla appena farcita quindi come abbiamo fatto prima ribaltiamo la frolla sopra aiutandoci con la carta da forno che poi rimuoveremo. Vedete? Ora aggiungiamo la marmellata di albicocche sempre senza zuccheri aggiunti e la spalmiamo con il dorso di un cucchiaio. Con i ritagli avanzati ricaviamo o le losanghe tipiche delle crostate oppure, come ho fatto io, tanti piccoli cuoricini da sistemare sopra in maniera molto simmetrica per dare un tocco romantico ed elegante a questo dolce e anche originale ovviamente, aggiungendo anche le mandorle a lamelle. Io ho scelto la formina a cuore, ma volendo potreste scegliere le formine per biscotti che più vi piacciono e che avete a casa in quel momento.
Volendo potreste anche realizzare le tipiche ciambelline sarde con la marmellata. Vi lascerò il video nelle schermate finali così vedete tutto il procedimento, in tal caso vi foste persi appunto questo mio video. Sia le ciambelline che la crostata si conservano benissimo chiuse bene o dentro un contenitore ermetico oppure a volte con la carta stagnola e il giorno dopo vi posso garantire che sono ancora più buone e ancora più morbide. Ancora qualche mandorla alla mela e ora inforniamo in forno già caldo a 180 gradi per 35-40 minuti. Nel mio forno a gas in 35 minuti era pronta. Eccola qui, guardate quanto è bella! Che bella, davvero, se poteste sentire il profumo che ha rilasciato in tutta la casa, meraviglioso. Sono molto felice di avervi proposto questa ricetta perché è una frolla a cui sono particolarmente legata. Mi ricorda come impastava mia nonna a 96 anni, pensate un po' ancora energica con il mattarello e la farina nelle mani. Veramente spettacolare osservarla mentre preparava le ciambelline sarde. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, provatela perché merita tantissimo. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!